Agostino Molteni, originario della Brianza e dottore in teologia dogmatica all'Università Pontificia di Salamanca, Spagna. Per più di 30 anni professore di teologia, prima all'Università Cattolica di Petrópolis, in Brasile, poi a quella di Concepción, Cile. Attualmente è ricercatore indipendente. Autore di numerosi articoli in riviste teologiche internazionali, ha pubblicato in Italia Il mio Cristo irriducibile, Pasolini e il suo Gesù, del 2025, abbiamo presentato l'anno scorso a Casarsa, proprio nella città di Pasolini. Poi Il pensiero di Cristo, ancora del 2021, Il pensiero di Cristo, la logica dell'incarnazione redentrice, secondo Charles Péguy, 2021. Poi Avvenimento cristiano e modernità nel diario di Kierkegaard, 2010. E prima ancora nel 2007 Il sorriso di Beatrice, introduzione alla Divina Commedia. Bene, per presentare il libro di oggi lascio la parola a Marcella, professoressa Zampieri, che ha anche collaborato a scrivere la prefazione insieme a Roberto Castenetto. Buongiorno a tutti, entro subito nel merito perché quando si leggono i libri di Agostino ci vuole tanta attenzione, bisogna leggerli e rileggerli, richiedono dei lettori attenti, come lui dice, perché fanno molto riflettere. E, in particolare, per quanto mi riguarda, mi rendono orgogliosa di essere un essere umano, nel senso che se leggerete anche questo libretto capirete insomma quello che intendo dire. Per questo testo sono tre i temi, cioè gli argomenti che chiedo ad Agostino di svolgere. Il primo riguarda proprio la ragione di Cristo, la domanda su che cos'è la ragione di Cristo, perché a me sembra nella lettura che non si arrivi mai ad una definizione di ragione, cioè una definizione astratta di una facoltà del conoscere, ma mi sembra che Agostino voglia cogliere la ragione di Cristo in atto, cioè la voglia cogliere nel comportamento di Gesù, cioè nel suo essere uomo. E questa è la prima domanda che gli rivolgo, ecco che cosa si intende con ragione, che io intendo come ragionamento più che ragione, come logica. Poi il secondo tema, li dico tutti adesso, no? Il secondo tema riguarda la domanda che cosa ha da dire all'uomo di oggi questa ragione. Ne abbiamo parlato tanto, è scritto nell'introduzione che abbiamo scritto io e Roberto, ma è una domanda centrale. Che cosa dice al cristiano di oggi la ragione di Cristo? E terzo, di che anniversario si tratta, perché sono passati 50 anni, Agostino lo scrive nelle prime pagine, da un incontro che ha cambiato la vita, da un incontro inatteso e sorprendente. Quindi sviluppa come vuoi, rispondi. Molte grazie a tutti per essere venuti. Parto allora dall'ultima, perché ho messo all'introduzione ho ringraziato a mio papà, mia mamma, le mie sorelle e tutti gli amici che mi hanno fatto pensare bene di Cristo. E poi metto nella nota di edizione 1976, a 50 anni da quella Pasqua del 1976 così imprevista e imprevedibile nei suoi sviluppi, perché ero marxista, nel senso che mi piaceva molto leggere Marx, però a casa mia mio papà mi ha detto: se tu puoi essere quello che vuoi essere, ma qui il rosario si le recita tutte le sere, quindi ero l'unico marxista, penso, nel mondo che recitava il rosario tutte le sere e doveva andare a messa tutte le domeniche.
E fino a quando in questa Pasqua del 1976, lì a Ravenna, in una 3 giorni di Pasqua, come dice Peggy, sono stato morso. Peggy ha questa immagine che Cristo è capace di mordere, mentre gli dei greci sono come sdentati, non riescono a mordere la gente, invece Cristo si è fatto incontrare. Leggevo il libretto delle ore, pregando il libretto delle ore i primi giorni lì a Rimini e Ravenna. Mi ricordo che mi piaceva tantissimo e ancora mi piace tantissimo, penso che nella tomba metterò questa frase, la frase dei vesperi del lunedì, mi sembra, che dice: mi sono fatto incontrare da chi non mi cercava, ho detto sì, ho detto eccomi a chi non ha invocato il mio nome. Mi è sempre piaciuta perché poi, entrando in questa storia, in questa grande storia di grazia che si chiama Comunione e Liberazione, si insisteva molto sul senso religioso, e io devo dire che ho un po' di problemi col senso religioso, perché è un po' angosciante il senso religioso, nel senso è sempre più in là, niente ti soddisfa, e tutte queste storie, mentre questa frase mi sono fatto incontrare da chi non aveva neanche problemi religiosi, e io non avevo nessun problema religioso, né anche dopo mi sono fatto mai dei problemi religiosi di andare più in là del finito e tutte queste storie del finito, dell'infinito, che poi finivano tutti nel mistero. Sto raccontando la mia vita, non è che dovete essere d'accordo con queste cose assolutamente, ma queste parole, mistero, destino, più in là, sempre più in là, non le ho mai capite. Anche perché poi i preti dicevano la Trinità è un mistero. Vabbè, il mistero era come qualcosa che non si capiva, si affoga nel gran mare dell'essere, nel gran mare del mistero. Però quello che mi interessava era e dopo arrivo a perché parlo della ragione di Cristo, però mi interessava il fatto che per esempio Giussani parlava di Cristo come un fatto, però neanche questo mi soddisfaceva a me, sinceramente. Questo è un po' la storia del mio pensiero, che non è che sia chissà che cosa, ma è quello che ho pensato io. Cioè San Agostino dice: se la fede non è pensata non vale niente. Se quello che vivi se la fede che hai incontrato, se l'incontro con Cristo non lo pensi da dentro l'incontro, perché San Agostino diceva: non si conosce niente, non si può conoscere neanche cos'è un bicchiere d'acqua, se non dentro di un'amicizia. Allora non mi soddisfaceva neanche questa cosa che si diceva che Cristo era un fatto, perché mi sembrava molto l'immagine dell'obelisco, di una cosa che sta lì, un fatto. Poi un po' è migliorato quando si è cominciato a parlare Cristo come avvenimento, imprevisto, imprevedibile. Vabbè, ho detto, questo già è una sorpresa, però ancora non mi convinceva questa cosa, perché sì, ti cade una cosa sulla testa, è un imprevisto, ma non riuscivo, dico le mie difficoltà, non riuscivo molto a capire questo avvenimento imprevisto, imprevisibile, non deducibile da fattori anteriori. E un avvenimento come qualcosa che si impone, mi ha sempre, anche la parola evidenza, come si usava, non mi ha mai convinto, come l'evidenza come una presenza che si impone. Un po' perché ero sempre stato un po' anarchico, e una presenza che si impone
a me mi sembra di star male, capite? È come, non so a voi, ma mi piaceva una presenza al massimo che si propone, che uno dice vabbè sono qua, ma questo uso di parole di evidenza che si impone, che voi ve le ricordate queste cose? Vabbè, comunque, fino a quando sono arrivato a leggere una frase di San Paolo. Un giorno, leggendo la frase di San Paolo, diceva: abbiamo il pensiero di Cristo. Diceva dei cristiani, ma punto esclamativo, noi abbiamo il pensiero di Cristo. Nella prima lettera ai Corinti 2,16, me lo ricordo sempre. Abbiamo il pensiero di Cristo. E allora ho cominciato a pensare che questo avvenimento, questo fatto, era un uomo che pensava. Ma che cosa pensava? E lì poi ho cominciato Peggy a me mi ha aiutato tantissimo. Secondo me Peggy è quello che più mi ha fatto capire cos'è chi è Cristo, cosa vuol dire la fede cristiana. E con Peggy, con questa tesi, ho cominciato a dire: ma che logica aveva Cristo? Come ha pensato Cristo? Perché noi diciamo sempre nell'Angelo, il Verbo si è fatto carne, ma mai pensiamo cosa vuol dire per lui farsi un corpo di carne? E io dicevo, che cosa deve aver pensato? Come ha pensato farsi uomo? Come ha pensato salvare gli uomini? Era una presenza che si imponeva agli uomini? E leggevo quella frase bellissima di San Giovanni che dice: non vi ho chiamati schiavi, perché lo schiavo non sa che cosa pensa il suo padrone. Quindi è tutto mistero per lo schiavo, che cosa pensa il suo padrone. Vi ho chiamato amici, questa parola bellissima è la parola amicizia, amico, perché tutto quello che io so, ma tutto quello che io so del Padre, io ve l'ho detto. Quindi ho detto, basta, ho finito, non c'è più mistero, non c'è più destino, so tutto, io posso sapere tutto. Certo, questa frase può anche un po' scandalizzare, perché uno dice: ma tu vuoi sapere tutto di Dio? Però mi sono fatto adesso dare il telefono, perché avevo trovato in un libro di Guardini, Romano Guardini, una frase che diceva essere cristiano significa mettersi nel pensiero di Cristo. Essere cristiani vuol dire mettersi, entrare dentro, cercare di capire la logica del pensiero di Cristo. E poi diceva, se vogliamo sapere come è Dio, dobbiamo guardare Gesù e comprendere il suo pensiero, se vogliamo sapere chi è Dio. Ma perché è così importante questa cosa? Perché una cosa che sempre mi ha un po' diciamo così preoccupato erano le patologie religiose. Sempre Guardini, questa è una frase che faccio le foto delle frasi che mi interessano, poi a un certo punto Guardini, questo teologo che era di Verona ma che poi da piccolino è andato in Germania, lui parlava di una patologia della idea di Dio, e io penso che il mondo di oggi è, come dice un sociologo americano, Peter Berger, lui ha scritto questa frase: il mondo di oggi, gli uomini di oggi sono furiosamente religiosi, cioè sono dei matti religiosi. Quindi le patologie della religione, le patologie anche nella
nella stessa fede cristiana sono pericolosissime. Ma basta vedere i canti che si cantano alla messa. Per esempio, io mi diverto sempre a cercare le patologie negli scrittori, ma soprattutto negli scrittori cattolici, e avevo scritto prima di venire qua tutte le patologie che avevo incontrato nella Divina Commedia, in Dante. Le patologie religiose, ma robe da matti, di Dante. Per esempio descrive Dio come il sommo bene che solo esso a sé piace, cioè l'idea del narcisista, cioè Dio è uno che si piace solo a se stesso, è uno che si guarda e si piace, è un piacione di se stesso. Per esempio, quando il figlio di Dio carcar si volse della nostra salma. Dice che il figlio di Dio, quando si è fatto uomo, si è voluto caricare della nostra salma. Salma vuol dire non solo il morto, ma vuol dire, nel tempo di Dante, voleva dire un peso, cioè l'incarnazione come un peso. E poi leggevi i libri di teologia e dicevano la incarnazione è il sacrificio di Cristo, una pena, poveretto, lui che era Dio si è fatto uomo, lui che era tanto grande si è fatto così piccolino. E poi Natale, tutti che dicevano pensiamo Cristo che è Dio che entra dentro in una stalla con il bue, la vacca. E io non ci trovo niente di scandaloso col bue e la vacca. Uno normalmente nelle campagne uno ci cresce col bue e la vacca lì dice al rosario. E quindi l'idea dell'incarnazione come un sacrificio, come una pena, come un perdere qualcosa. E Dante dice che si è voluto caricare di questo peso morto che è il corpo dell'uomo. E questa idea che Cristo si è fatto uomo come un sacrificio, come una pena, come un qualcosa che ha dovuto sopportare senza nessun principio di piacere. A me piace molto Freud, non è che ho letto tutto, ma quasi tutto, il 90%, e Freud insiste nel principio di piacere, che è il principio con cui si muove la ragione. La ragione si muove con il principio del piacere, se questa cosa conviene o non conviene. Dopo anche Cristo ha preceduto di molto. E quindi questa idea che Cristo non avesse il principio di piacere, che fosse tutto un sacrificio, che anche quante volte abbiamo ascoltato dire che la fede è difficile. Ma se la fede è difficile, ma uno va dove è una cosa un po' più facile, ma sono tutte cose che io ho sentito. E quindi dicevo, ma come ha pensato Cristo? Che cosa ha voluto per lui dire farsi uomo? E quindi ho cominciato a pensare che cosa fosse il pensiero di Cristo, come Cristo ha usato la ragione. E allora ho voluto in questi 50 anni, da quando ho fatto il primo incontro, scrivere questo libretto sulla la ragione di Cristo, avvocato e imprenditore del pensiero, per dire, mi sembra che la seconda domanda, secondo quello che diceva la Marcella, perché il titolo, La ragione di Cristo, per dire come Cristo ha condotto la sua ragione. Conoscete Cartesio ha scritto un librettino che a me piace tantissimo, a altri non gli piace, vabbè, si chiama Discorso sul metodo per ben condurre la ragione. Si dice che da lì comincia la modernità, vabbè. Il metodo per ben condurre la ragione. E quello che a me mi interessa è far vedere come Cristo ha condotto bene la ragione, soprattutto perché, cioè senza patologie, e soprattutto perché per me quello che è importante è sapere, non credere, sapere, perché bisogna sapere se Cristo ha un pensiero sano o è insano. Forse a voi non vi interessa questa cosa, ma secondo me è il punto centrale, perché se Cristo non ha un pensiero sano, se è matto, non salva nessuno, e noi siamo qui, siamo dei deficienti mentali.
forse a voi non vi interessa questa questione, ma pensare come Cristo ha pensato la sua incarnazione, come lui ha salvato gli uomini, secondo me è la cosa più importante. Per quello la ragione di Cristo, come dice Marcella, è il modo come lui ha voluto condurre la sua ragione per incarnarsi, cioè per darsi un corpo, per farsi un corpo e per salvare gli uomini. E che cosa ha da dire all'uomo cristiano e all'uomo di tutti, al laico? Se uno legge questo libretto, secondo me, viste le patologie della ragione che ci sono, perché, scusate, i femminicidi che cosa sono se non patologie della ragione? O le guerre che cosa sono se non patologie della ragione? Ma è pieno il mondo di patologie della ragione e soprattutto di ragioni religiose. In questo senso mi ricordo, adesso mi viene in mente, che quando ero in seminario c'era la lista dei libri proibiti. Cioè in Trieste, era un seminario serio, c'erano dei libri che si potevano leggere, in biblioteca tu andavi lì, lo prendevi, e c'erano dei libri che erano proibiti, quindi non si potevano leggere. E uno dei libri che più mi interessava, uno era Il Sacro di Rudolf Otto, che è un libretto sul senso religioso protestante, quindi anche quello, il mistero affascinante, proibito, era proibitissimo per noi leggere questo libro che ci avrebbe fatto diventare uomini religiosi ma non cristiani. Ma l'altro libretto che mi interessava moltissimo si chiamava Diagnosi e valutazione psichiatrica di Cristo. Stiamo parlando che io avevo 21 anni, 22 anni lì a Trieste, in seminario, e ho detto, questo è proibito però è interessante, valutazione psichiatrica su Cristo. E finalmente dopo al quarto o quinto anno sono riuscito a leggerlo e lì descrive tutte le patologie che c'aveva Cristo, che era masochista, io vado verso la croce, che era narcisista, megalomani. Avete sentito che hanno detto ma io vi dico, Marta, io sono la resurrezione. Allora questi erano 4-5 protestanti che avevano scritto questo libro che poi Schweitzer, quello che cita anche Giussani, Albert Schweitzer, ha raccolto. E quindi c'erano tutte queste patologie e ho detto, porcaccia la miseria, e qui è una cosa seria, perché se questo qua era matto, anch'io cosa ci faccio qua in seminario? Poi anche dare la vita per Cristo, se questo qui è matto, e quindi già dal seminario un po' questa cosa mi ha sempre interessato e secondo me è una cosa molto interessante, perché se uno legge i Vangeli è vero, anche ieri parlavo un po' con Sergio, quando uno dice io sono la resurrezione, io sono la luce, io sono il cammino, la verità, la vita, dice, oh ma chi ti credi? Infatti Giussani ha chiamato il suo libro all'origine della pretensione, ma chi pretendeva essere Cristo? E un po' questo libretto è anche come, l'ho scritto anche perché mia sorella mi ha detto, adesso stiamo facendo la scuola di comunità sulla pretensione cristiana e non riesco a capirci molto bene, scrivimi qualche cosa. Come sempre ho detto, vado a casa, ti scrivo un libretto. È un po' come una cosa per aiutare forse a entrare anche nella pretensione cristiana. Quindi che cosa dice l'uomo d'oggi? Dice come si può condurre bene la ragione e infatti se uno legge i titoletti sono simpatici. Il primo titoletto dice lo prendevano per matto. Se voi leggete i Vangeli, a un certo punto sia gli apostoli sia sua madre, i suoi erano andati a prenderlo perché dicevano questo è fuori di sé,
è matto. Già lo dicevano quando lui era vivo. Il secondo capitoletto si chiama Lui stimava la ragione dell'uomo. Chi stima la ragione dell'uomo? Per esempio, quando Lutero, che ha iniziato il protestantesimo, ha detto la ragione è la prostituta del diavolo. Cioè, se tu usi la ragione, praticamente ti sottometti al demonio. Quindi elimina la ragione per lui, poi elimina anche la libertà, perché ha anche scritto un libretto che dice la libertà è solo schiavitù. Che cosa rimaneva? Il sentimento, che non si sa mai che cos'è, il sentimento. Però Cristo stimava la ragione, a differenza di Lutero e di tantissimi altri. E poi il terzo diceva aveva ragione, il terzo capitoletto, Cristo aveva ragione, cioè pensava bene. E lì in questo capitoletto faccio vedere come pensava Cristo. E il quarto capitoletto dice imprenditore del pensiero. È una frase che ho preso da Giussani, che mi è piaciuta tantissimo, quando Giussani definisce l'uomo come imprenditore del pensiero. Chi è un imprenditore? L'imprenditore è secondo me il vero uomo, cioè è come Dio. Come Dio inizia dal nulla, così Zanussi dal nulla ha cominciato, ha tirato su questa cosa con 5.000, 8.000. L'imprenditore è uno che da niente pensa e fa. Per esempio questa BIC, questa si chiama BIC, ma anticamente, se voi vi ricordate, si chiamava biro, sì o no? Si usava la parola biro, la penna biro, perché l'ha inventata un ungaro, cecoslovacco, non mi ricordo più, ha detto sì, si usava. Io sono andato a scuola, forse alcuni di voi andavano a scuola ancora con il pennino, con il calamaio, e ha detto ma io come faccio a metterci dentro l'inchiostro dentro una penna? E lì ha visto dei bambini giocando che la palla rotolava sull'acqua e ha detto se io io ci metto una pallina e la faccio rotolare dentro nell'inchiostro, viene fuori. È andato in Argentina, l'ha proposto il governo argentino, hanno fatto il brevetto e poi c'è stato questo barone francese, Monsieur Bic, che ha detto vi compro tutto il brevetto, e da lì è cominciato la B. Ma da dove nasce una fortuna, la ricchezza? Da dove nasce la ricchezza se non dal pensiero? Da uno che ha visto dei bambini, ha guardato dei bambini e da lì gli è venuto questa idea. Quindi quando Giussani dice imprenditore del pensiero mi è piaciuto tantissimo, per quello l'ho chiamato imprenditore e avvocato del pensiero. Chi è l'avvocato? Anche Cristo si definiva l'avvocato, perché lo Spirito Santo, paraclito, vuol dire avvocato. Chi difende il pensiero? Chi è un avvocato? Un avvocato è chi difende il pensiero del suo cliente. E poi gli ultimi tre che dicono come si conduce bene la ragione: un pensiero giuridico, un pensiero civico, un pensiero economico. Rapidissimamente, un pensiero giuridico, perché in che senso si conduce bene la ragione se si pensa giuridicamente? Se si giudica dai frutti. Quando Cristo diceva un albero buono dà frutti buoni e dai frutti si conosce, mentre i greci dicevano che un fico è un fico perché ha l'essenza del fico, che uno guarda e dice questo qua è un fico. Invece Cristo, guardando un fico, avrebbe detto ma vediamo se è un fico, ha dei fichi, produce qualcosa. Mi ricordo sempre Marx quando diceva che nella undecima tesi su Feuerbach diceva i filosofi hanno interpretato il mondo, hanno analizzato il mondo, ma il mondo bisogna trasformarlo. E così Cristo diceva ma
questo albero è veramente stato capace di lavorare e produrre dei frutti, quindi giudicare i frutti, imputare qualcheduno per i frutti, mentre i greci dicevano che c'è un'essenza, o il Piccolo Principe che tutti hanno letto, che è uno dei libri satanici per eccellenza, per quello lo fanno leggere i bambini, così gli distruggono il cervello già da piccolini, dice, l'essenziale è invisibile agli occhi. Ma tu pensa, ieri abbiamo visto, siamo andati lì al Museo Diocesano, c'era Marta e Maria, pensiamo alla Maddalena, se per lei era vera questa frase, se non è patologica. L'essenziale, per lei che cos'era? Marta, tutti affanni per tante cose, ma diciamo così, traduciamo così, l'essenziale l'ha scelto Maria. Cioè per Maria Maddalena l'essenziale che cos'era? Era invisibile agli occhi o era allora mistero, destino, infinito? O era o Santo Tommaso ci ha messo dentro il dito nella piaga, era visibilissimo, ma è dai frutti che si vede. Anche Cristo quando ha detto ho fatto tante cose buone, per che opera mi volete condannare? Anche al soldato che lo ha schiaffeggiato e gli ha detto oh, che cosa ho fatto io di male? Dimmi una cosa che io ho fatto di male. Ma capite come Cristo pensava? Anche col soldato che l'ha schiaffeggiato gli ha detto dimmi che cosa ho fatto di male, dimmelo. Questo no, zittito, non ha detto niente. Quindi un pensiero giuridico che è capace di imputare i frutti, un pensiero civico, quello mi piace tantissimo, perché? Perché Cristo non è venuto a fondare una religione. Quando si usa ancora l'idea che il cristianesimo è una religione, a me questa è una patologia, perché il cristianesimo non è una religione, se per religione si intende lo sforzo dell'uomo, il tentativo buono, degno, però inutile dell'uomo di avvicinarsi a un mistero. È venuto a fondare una religione Cristo, è venuto a dare, come scrivo nel libretto, perché ogni tanto mi prendo delle sono un po' provocatore. La Marcella mi dice, ma a un certo punto dice, non voleva creare una setta esoterica con adepti, formare una comunità o istituire un gruppo dal senso religioso particolarmente sviluppato. Voleva creare una comunità. A me piace sempre questa, c'è un libro di un sociologo tedesco, che adesso la Cristiana mi aiuterà a pronunciare, che si chiama Ferdinand Tönnies del 1800, che è un libro fantastico, si chiama Comunità e Società. Comunità Gemeinschaft e società Gesellschaft. È giusto, ho pronunciato bene. E leggendo questo libro ho cominciato a odiare la parola comunità, perché la parola comunità vuol dire un gruppo, già la parola gruppo è bestiale, un gruppo di gente che appartengono a qualcosa di misterioso e stanno dentro. Come per dire, la famiglia è una comunità, dice Ferdinand Tönnies, la comunità della famiglia, perché tu nasci dentro una famiglia, sei italiano, nasci in una razza bianca o gialla o nera, eccetera, eccetera, quindi appartieni. Mentre società, che è la definizione che si dava prima del Vaticano II della Chiesa, anche San Giovanni Bosco ha scritto un bellissimo libro sulla storia della Chiesa e la definisce la Chiesa come una società. Ma la parola società, anche per questo Ferdinand Tönnies, vuol dire, nasce dalla parola socio, ma la società la fa il socio, cioè torniamo al pensiero caro a me e a Sergio, che Sergio me l'ha inculcato, del singolo, è il singolo che crea, che genera, che è imprenditore della società, che fa società. Non perché stai dentro già
sei a posto, basta leggere i libri di Flannery O'Connor. Se leggete i libri di Flannery O'Connor, lei sempre dice: ma tu credi di essere cristiano? Credi di essere cristiano perché appartieni a una comunità. Ragazzo, devi mangiare di polenta per dire sono cristiano. Quindi un pensiero civico vuol dire che Cristo è venuto a fare una società, non una religione, non è venuto a portare una religione, una religiosità più eccelsa. E l'ultima cosa è un pensiero economico. Qui non c'è molto da dire, anche se è bellissimo, ma anche per Cristo l'incarnazione è stata una ricchezza, lui si è arricchito del farsi uomo. Quando ho trovato questa frase nel breviario, che i preti dovrebbero pregare, sono stato così contento, perché ho detto finalmente uno che in 2000 anni della Chiesa ha detto quello che anch'io penso. Se voi leggete il libro di Karl Adam, che era un libro dell'estate, a un certo punto lui parla, ho fatto anche la foto di questa roba, parla il quarto capitolo del libro dell'estate Karl Adam, Gesù Cristo, il quarto capitolo, la fisionomia psichica e mentale di Cristo. E mi è molto interessato, a parte i difetti che c'ha questo Adam, ma non parla niente di come Cristo ha pensato, dice solo che non era un fanatico, che non si poteva dire che era un esaltato, però non dice niente di come ha pensato Cristo, di come ha condotto la ragione. Per cui adesso non voglio dire, ma in tutto quello che io ho letto, io non ho mai letto un libretto che diceva come Cristo ha pensato. Quindi il pensiero economico si è arricchito dell'umanità. E quando ho trovato questa frase bellissima di San Leone Magno, del IV secolo, dice: colui che era l'unigenito figlio di Dio, cioè il figlio di Dio, volle farsi uomo affinché non gli mancasse, cioè allora vuol dire che era la Trinità, ma gli mancava qualcosa. E cosa voleva che non gli mancasse? Né la pienezza della natura divina, ma come non gli mancava la pienezza della natura divina, né voleva che gli mancasse la realtà della natura umana. Se uno legge Peggy dice sempre che facendosi uomo Cristo ha perfezionato la divinità. Una frase di Ratzinger che dice: Dio non è prigioniero della sua eternità, della sua divinità. Ratzinger che, se leggete Introduzione al Cristianesimo, sana anche il cervello e anche la fede. Non ha voluto essere schiavo, non ha voluto essere prigioniero, non ha voluto essere solo Dio. Si è arricchito dell'uomo, gli è piaciuto essere uomo. Io voglio che la mia gioia sia la vostra gioia. Ma dov'era la gioia di Cristo? Che gioia c'aveva Cristo? Vi siete mai chiesti che motivo di gioia aveva Cristo? Perché era contento Cristo? Di che cosa era contento Cristo? Di che cosa? Di essere Dio? O era contento di mangiare? Infatti la gente diceva: guarda, questo qua mangia, e quando lo accusavano, questo è un mangione e un beone. E pensavano di insultarlo, invece quando gli facevano questo era un complimento per lui. È un mangione e un bevone, se lo passava mangiando e bevendo. E mangiava con chiunque, e quindi si arrabbiava quando dicevano: ma questo mangia con i peccatori. Allora lui diceva: ma perché non posso mangiare con i peccatori? Adesso anche volete impormi, era anarchico, volete impormi anche con chi devo mangiare? Ma uno che legge l'Evangelo, i 4 Vangeli, ma sono da morire da ridere di come Cristo vince tutte le cose. Infatti gli facevano i tranelli e lui li vinceva. Il pensiero economico, facilissimo. Lui stesso si è arricchito dell'umanità, quindi per lui il criterio era
se una cosa ti arricchisce o non ti arricchisce. Che poi a me mi è servito tantissimo quando la gente veniva a parlare con me e mi diceva: ma mi devo sposare o non mi devo sposare? Quanto tempo è che stai morosando questa qua? Sono 3-4 anni. In 4 anni ti ha arricchito non solo di soldi, ma ti ha aperto, ti ha appassionato di più alla letteratura, all'arte, a leggere il giornale, a quello che passa nello stretto di Hormuz, o ti ha chiuso o ti ha impoverito. Quante volte Giussani diceva: va bene, ok, può essere che all'uomo non gli interessa la vita eterna, ma se io ti dico chi mi segue avrà 100 volte di più, il famoso centuplo, questo è un pensiero economico. Tu dai 1 e ricevi 100, investi, e la parabola dei talenti è così. Tutto il pensiero economico sta dentro nella parabola dei talenti, ma poi la stessa parabola dice che è ritornato questo qua, gli ha detto: che cosa hai fatto dei 5.000 euro? Li ho investiti, ne ho prodotti altri. Bravo servo, ti do 10 città, dice Luca, ti mando a capo di 10 città. Chi è un buon imprenditore è anche un buon politico. Non voglio fare politica adesso, però. Anzi, diciamo che... E tu cosa hai fatto di 1 milione, di 1.000 euro, di un talento? L'ho messo sottoterra perché avevo paura, perché so che tu eri uno che sei uno esigente. Vai all'inferno, vai. Perché? Perché se lo mettevi nella banca, ma capite come pensava Cristo? Se lo mettevi in banca mi dava gli interessi. E qui ritorna il mio vecchio e buon Marx, quando dice che il talento devi trasformarlo, devi lavorare, c'è il lavoro, la frase di Cristo: io lavoro sempre, il Padre mio lavora sempre, è un lavoro, la fede è un lavoro del pensiero per far sì che quello che è l'incontro che hai fatto, devi lavorarlo, devi pensarlo con altri, per quello un lavoro composto con l'altro. La fede è un lavoro composto con l'altro, e in questo si recupera anche l'idea di infinito, perché io non è che butto giù l'idea di infinito, ma infinito vuol dire capacità di Dio di iniziare qualsiasi relazione, di reiniziarla sempre, sempre, sempre. Quando San Gregorio dice che la fede va di inizi in inizi con inizi continui, questa è l'idea di infinito, che Dio è capace di iniziare con la sua grazia sempre, ma anche l'idea che non è che devi fare con questa persona, ti fai aiutare da chi vuoi, la libertà del farsi aiutare quando, dove, come e con chi vuoi. Questa libertà è anche frutto del pensiero di Cristo. Basta. Bene. Va bene? Va bene. Va bene, grazie.